Entry level in pesca. Si può andare a pescare con uno strumento senza spendere un capitale? E esistono strumenti di fascia medio-bassa che ci permettano di vedere il pesce, analizzare il fondo, andare a cercare anche i calamari? Assolutamente sì. In questo video vi presenterò gli strumenti entry level della Garmin, Raymarine e Lowrance. Valuteremo insieme le caratteristiche principali. Io qualcuno di questi li ho anche testati, l'ho provato e devo dire che sono rimasto assolutamente soddisfatto. È ovvio, non si possono avere le prestazioni di uno strumento con 1 kW di potenza, ma per andare a pescare sotto costa la potenza, come ormai ben sapete, ha veramente scarsa importanza. Comprando uno di questi strumenti avremo solo la limitazione di uno schermo non troppo grande, ci mancherà qualche funzionalità, non avremo tutti i settaggi possibili, ma vi posso assicurare che per andarci a divertire, per andare a trovare il pesce, per fare un po' di analisi del fondo, vanno più che bene. Cominciamo allora a vedere questi strumenti e cerchiamo qual è il strumento giusto che può fare per noi. Innanzitutto bisogna dire che come caratteristica generale gli strumenti entry level, e questo vale per tutti i marchi, non hanno, non hanno lo schermo touch, hanno tutti quanti un tastierino. È una caratteristica comune questa. Probabilmente i schermi touch costano già parecchio, quindi i brand per mantenere la cifra all'interno di un certo range hanno optato questa soluzione. Ma vi dirò anche che un touch su uno schermo abbastanza piccolo diventa difficile da gestire, anche dal punto di vista proprio per le funzionalità. Quindi tutto sommato il tastierino è sicuramente una cosa positiva, direi pollice in su. Si può quindi utilizzare lo strumento anche con le mani bagnate. Sono strumenti molto compatti, leggeri, consumano poco, questo è un altro punto a vantaggio di un entry level rispetto a strumenti più grandi. Normalmente non hanno la cartografia, vedremo che ci sono dei prodotti invece anche con cartografia. Qualcuno è in grado anche di gestire delle mappe precaricate o nella creazione delle mappe. La creazione della mappa vuol dire c'è lo strumento, utilizza il suo ecoscandaglio, la sua sonda per misurare la profondità e va a disegnare la mappa, come per esempio fanno i modelli Striker della Garmin. Ma adesso iniziamo del primo brand, parleremo della Raymarine. La Raymarine ha praticamente il Dragonfly in catalogo, che è questo che state vedendo adesso qui, e esiste in diverse versioni. Allora, questo è il sito della Raymarine, vi lascerò il link anche in descrizione se vorrete andare ad analizzare ancora puntualmente tutte le caratteristiche che adesso andremo a vedere insieme. Almeno adesso guarderemo le cose secondo me più importanti. Comunque nella descrizione del video troverete il link a questo sito e potete andarvi a vedere le specifiche. Allora, Dragonfly 4, 5 e 7, queste sono le dimensioni in pollici degli strumenti. La caratteristica generale è che utilizzano la tecnologia CHIRP, sia nel Down Vision, hanno anche un CHIRP ad ampio spettro, vuol dire che la banda che viene utilizzata nell'emissione CHIRP è abbastanza ampia, non è un CHIRP stretto. Questo vuol dire avere miglior dettaglio sui target. Questo è uno strumento, tra l'altro, che io avevo tanti anni fa, il Dragonfly, ed ha effettivamente una definizione grafica molto molto buona, funziona veramente molto bene. Viene prodotto in più modelli, dal 4DV. Allora, il numerino che vedete qua, in questo caso il numero 4, corrisponde alle dimensioni dello schermo. La sigla che viene dopo vuol dire la funzionalità che ha in più. Per esempio, DV sta per Down Vision, questo vuol dire che questo strumento ha un CHIRP per la parte Fish Finder e ha anche la possibilità di vedere, diciamo, di vedere anche in Down Vision. Il Down Vision serve per analizzare meglio le strutture sul fondo. Per quanto mi riguarda, il Down Vision non è una cosa che
per me è molto interessante. Sicuramente lo è per chi fa la pesca in acqua dolce, perché riesce a capire se sul fondo ci sono tronchi, rami, strutture di vario tipo, relitti. Per la pesca in mare io non ho mai trovato reale necessità ed utilizzo. Preferisco un ecoscandaglio che funzioni bene e che mi faccia vedere target, pesce foraggio e mi permetta di fare una buona analisi del fondo. E col Dragonfly sono sicuro che questi problemi non ci sono. Sono macchine che danno il massimo fino ai 30-50 metri. Quando cominciamo ad andare più profondi, purtroppo un po' il fatto di avere un cono abbastanza ampio e anche una potenza relativa, questo non ci permette di essere molto precisi e definiti quando andiamo più profondi dai 50 ai 60 agli 80 metri, ma fino a quella profondità, anche lì con un settaggio manuale, si riesce a ottenere un ottimo risultato. Come vedete, allora abbiamo il 4 che è un 4.3 in realtà, quindi un po' più di 4,3, un po' più di 4 pollici. Dopo c'è il 5M, il 5 Down Vision con anche il side, dopo c'è il 5 Pro e il 7 Pro. Tutti i modelli di 5 sono 5 pollici, quindi lo schermo leggermente più grande, tranne quello più grande che è appunto 7 pollici. Sono 800 x 480 pixel rispetto ai 480-272. Ecco, allora, la prima differenza che io voglio far notare è che effettivamente cambia uno strumento se ha 272 o 480 pixel. La definizione cambia molto. Quindi io vi consiglio, se dovete fare la scelta, se il problema non è quei 100 euro di differenza che possono esserci sul prezzo, dopo alla fine del video vi farò una scheda riepilogativa dove io metterò tutti i prezzi di listino, quindi magari li riuscirete a trovare anche scontati su qualche e-commerce. Comunque vedrete le differenze di prezzo tra un modello e l'altro. Io adesso cerco un po' di spiegarvi i motivi per cui dovete scegliere uno o rispetto all'altro. Ecco, la risoluzione dello schermo è sicuramente importante, ti permette di definire meglio i target sullo schermo. Uno schermo leggermente più grande ti aiuta anche in navigazione. Le dimensioni dello schermo non è che siano tanto per il fatto se riesco o non riesco a vedere bene, perché anche con lo smartphone non ha uno schermo enorme, eppure si riesce a vedere bene, si legge tutto. Il problema è che quando sei in barca, con una barca piccola planante, ti si muove tutto davanti, no? Perché ci sono le onde. E stai navigando e se lo schermo balla, se è un po' più grande, riesci comunque a vedere. Se è molto piccolo, ti si incrociano gli occhi e non vedi più niente. Quindi la dimensione dello schermo serve anche per poterlo utilizzare in un modo buono, sufficiente anche con la barca implanata. Allora andiamo a vedere, dopo c'è la funzionalità Chirp Down Vision, condizioni, dopo alcuni modelli hanno la possibilità di usare anche un'app sul telefonino. Le aziende hanno investito molto su questa app. Io non ho grandi riscontri, nel senso che sono veramente poche le persone che vedo che utilizzano l'app in funzione dello strumento, però se qualcuno interessa, hanno tutti quanti sempre un GPS integrato, quindi non è necessario aggiungere una sonda. Alcuni modelli hanno la compatibilità con le carte Navionics, questo è importante perché se abbiamo la possibilità di mettere le carte Navionics, ovviamente avremo una cartografia che non è quella base map, come viene chiamata, ma la possibilità proprio di leggere le schedine, cambiarle. Quindi sicuramente questa è una cosa che può essere importante a chi serve la cartografia. Compatibilità con CMAP, ok, lettore di schede, anche qui come vedete i due modelli più piccoli, il 4DV e il 4DVS, non hanno la possibilità di leggere le micro SD e questa è una limitazione. E dopo c'è l'ecoscandaglio doppio canale, questo vuol dire che riesce a gestire anche sonde con la doppia frequenza.
Questo è quello per quello che riguardava la Raymarine. Adesso andiamo a vedere la Garmin. Allora, la Garmin ha diversi prodotti. Io partirei direttamente con lo Striker, sicuramente. Anche lo Striker viene fatto in diversi modelli e in diverse dimensioni di schermo. Io ho scelto il Vivid, che è l'ultimo modello di casa Garmin. Anche questo alla fine del video troverete il raffronto fra i vari prezzi e sul sito si può vedere che può essere configurato in diversi modi. Questo è il Striker Vivid 4 CV. CV sta per Down Vision, o chiamato nel caso della Garmin Clear Vision. Praticamente è la stessa cosa rispetto alla Raymarine. Down Vision o Clear Vision, Clear View, anzi per essere precisi, è praticamente la stessa cosa. Lo Striker Vivid viene gestito, cioè può essere acquistato con la GT20 TM. TM sta per poppa, vuol dire specchio di poppa, può essere fatta l'installazione a poppa e non passante, ed è in diversi formati. Abbiamo il 4 pollici, 5 pollici, il 7 fino al 9. Allora, caratteristiche di questo strumento. Beh, innanzitutto Garmin è un brand che ha sempre fatto strumenti ottimi. Io li ho usati, li ho provati e devo dire che sono degli strumenti che non hanno assolutamente problemi. Non sono strumenti aggiornabili, non hanno la possibilità di essere aggiornati, non possono gestire la cartografia, non puoi metterci la classica schedina Navionics piuttosto che Blue Charts, piuttosto che CMAP, non si può. Però hanno il Quick Draw Contours. Allora, che cos'è questo? È la possibilità da parte dello strumento di andare a registrare la profondità e andare a disegnare in modo autonomo una cartografia. È ovvio che questo, se uno va soltanto in alcune secche, magari quelle che ha più vicino al porto di partenza, può essere ancora gestibile. Se uno usa la barca in vacanza, la porta fuori, fa delle traversate lunghe, diventa più complicato. Però c'è anche un altro modo per utilizzare queste mappe, cioè utilizzare i waypoint, i punti. Comunque si possono mettere diversi punti all'interno, si registrano i waypoint, ci si mettono i nomi che interessano di più, che può essere un punto pesca, ma può essere anche il porto, e dopodiché dalla mappa io sono in grado di capire dove sono e quanta strada devo fare per raggiungere il mio punto pesca, o anche tornare a casa se ha fatto buio, magari ho difficoltà a riconoscere il contorno della costa. A seconda delle dimensioni dello strumento abbiamo la possibilità di dividere lo schermo in più parti. Questo è il 4 pollici che è veramente molto piccolo, dopo c'è il 5 per esempio, che già può essere diviso in 2 o in 3 parti, quindi mappa, fish finder e clear vision, clear view, ok? Può essere scelto anche, no, il side view e clear view è disponibile soltanto nel modello da 7 pollici. Nel 5 e nel 4 abbiamo solo clear view e CIRP tradizionale. CIRP tradizionale vuol dire il classico ecoscandaglio, che se non sbaglio sono sugli 88 kHz. Adesso andiamo a vedere, eccolo qua, il tradizionale 50, 77, 200 kHz, medio e alto. I 50, 77 o 200 dipendono dalla sonda che andiamo a scegliere. Adesso vi mostrerò come si fa. Anche per il modello Striker si può cambiare sonda. La potenza in uscita, se non sbaglio, è di 500 watt. Andiamo a controllare. No, potenza di trasmissione sono 300 watt. Qui siamo al 4. Vediamo cosa succede sul 5. Allora, 5 specifiche, 500 watt. Quindi la differenza maggiore tra il Striker 4 e il Striker 5 è la potenza d'uscita, che nel 4 è 300 watt, nel 5 è 500 watt.
anche il 9, se andiamo sulle specifiche, andiamo a vedere 500 watt RMS. Perfetto. A questo punto andiamo a vedere la Lowrance. La Lowrance propone il modello Hook, il Rivial 7, con trasduttore 50-200 HD e mappa base. Il bello della Lowrance è che si possono scegliere, oltre che il modello di schermo tra 5, 7 o 9 pollici, anche abbiamo diverse opzioni di trasduttore, il 50-200 o l'83-200. Ecco, se andiamo a pescare un po' più profondi, io mi sento di consigliare assolutamente il 50-200. Se invece rimaniamo entro i 50-60 metri, l'83-200 forse ci dà qualcosa di più su questa parte 83. E andiamo soprattutto a risparmiare qualche euro, perché le sonde purtroppo più vanno in giù di frequenza, più sono costose, proprio per le dimensioni anche degli elementi che hanno dentro. Comunque anche Look è un ottimo strumento che non ha un prezzo esagerato, è in grado di fare la mappatura con Genesis Live direttamente sulla cartografia, si usa praticamente la stessa tecnologia di Garmin, cioè va a registrare il dato profondità e grazie a quel dato riesce a modificare la mappa e quindi ti dà la possibilità di aggiungere tante linee di battimetria. È chiaro che lui legge soltanto dove passiamo, quindi se abbiamo una secca abbastanza ampia e dobbiamo mapparla tutta, perderemo un po' di tempo. Però è una tecnologia sicuramente funzionale. Anche lui ha la funzionalità Side Vision e Down Vision. Qua vi devo sempre ricordare che il side serve soprattutto, può essere utilizzato soprattutto diciamo in acqua bassa, non ha una portata enorme, va bene per chi fa apnea perché permette di andare a trovare anche scogli isolati. Per chi pesca è relativamente importante. Io ho fatto un video su come si deve usare il Side Vision, quando usarlo e perché usarlo eventualmente. Basta che andate sulla scheda che adesso vi sto mettendo qui in sovraimpressione, ve lo guardate così capirete se lo potete usare, se fa il caso vostro oppure no. La parte ecoscandaglio abbiamo detto che va o 83-200 o 50-200. Anche in questi casi abbiamo la possibilità di dividere lo schermo in più parti, quindi vedere una parte della cartografia, il classico ecoscandaglio o il structure scan. Vi lascio, come nell'altro caso, il link a questa pagina di Lovrance e se avete interesse proprio ad andarvelo a studiare lo troverete lì. Che sonda scegliere? Allora, in questo caso io direi proprio per limitare al massimo la spesa, prendete lo strumento che ha già la sonda in packaging. È inutile andare a spendere tanti soldi in più, magari anche se la sonda la riesce a gestire, perché effettivamente lo strumento ha una potenza che di solito arriva intorno ai 500 watt, quindi anche una sonda potente riesce a funzionare fino a un certo punto. Questi strumenti non nascono per fare la pesca profonda. Se voi amate fare vertical a 100, 120 metri, 150 metri e volete vedere i target, i pesci, eccetera, io non vi consiglio questo livello di strumenti. Passate al livello successivo. Farò un video anche per gli strumenti medio livello, però questi fino a 80-100 metri possono essere utilizzati. I software di tutti e tre i brand che vi ho presentato sono ottimi. Dispongono sempre di una connessione wifi che sono in grado dopo per potersi collegare al proprio smartphone o il nostro tablet, possiamo beneficiare di tante cose che vengono date di volta in volta da parte del brand. Ci sono delle app specifiche sia per i Marine, per Garmin e anche Lowrance
per avere qualche funzionalità in più. In realtà io per esperienza vi dico che non è che si usino tanto questi accessori, questo tipo di accessorio. Però se uno è uno smanettone, gli piace andare a vedere, controllare, salvare punti, eccetera, anche sul telefonino, non solo sullo strumento, perché no, insomma. Fondamentalmente i limiti principali di questi strumenti che stanno in questa fascia di prezzo sono la potenza d'uscita, che è limitata a 500 watt, le sonde che vengono date insieme con lo strumento, che sono sonde abbastanza economiche e quindi con caratteristiche e performance relativamente basse. Non sono sonde che ti permettono di fare delle cose molto particolari. Faccio un esempio, la B150M, che è una sonda medium CIRP da 300 watt dell'Airmar, costa solo lei di listino 400 euro. Quindi potete pensare che se solo la sonda costa 400 euro, comprare un combo tra ecoscandaglio e sonda che si va a spendere praticamente la stessa cifra non può avere le stesse prestazioni di uno strumento con quel tipo di sonda. Ma le prestazioni della sonda se le sentono soprattutto quando si va a pescare oltre una certa profondità. Questo vuol dire che per i primi 30, 40, 50 metri questi strumenti vanno bene. Non si può dire che sono insufficienti, no, assolutamente. Bisogna però imparare a usarli, andare in manuale, imparare a usare bene il gain, utilizzare nel modo intelligente le funzioni che hanno. Utilizzate il zoom, di solito, anzi sicuramente il shift, questi strumenti non ce l'hanno, ma il zoom si può usare. Andiamo a pescare quindi in una traina sottocosta, facciamo una pesca ai calamari a 20, 30, 40 metri. Questi strumenti sono ottimi. Impariamo a utilizzarli. Andiamo in mare, peschiamo e smanettiamo anche sullo strumento. Sono strumenti semplici, questo vuol dire che non si hanno tantissime regolazioni. Dobbiamo impararle bene e utilizziamole bene e vedrete che non avrete grandi problemi. E già su un altro video ho detto, secondo voi pesca di più un pescatore con uno strumento entry level, uno di questi che sa usare bene, o pesca meglio un pescatore con un strumento super performante con la miglior sonda del mondo che però non lo sa usare? No, io l'ho già detto, la mia idea è che è meglio avere uno strumento piccolo e saperlo usare molto bene piuttosto che spendere tantissimo per degli strumenti e sonde super performanti e dopo però non utilizzarle per niente. Se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo perché così riceverete le notifiche quando usciranno i nuovi video. Farò dei video specifici proprio su ciascuna macchina. Non so, non tutte queste macchine ovviamente, ma qualcuna di queste sicuramente. Quindi attivate le notifiche e iscrivetevi al canale, così sarete aggiornati alla prossima uscita. Grazie e buon divertimento con i vostri ecoscandagli.